Gazira Babeli, o più semplicemente Gaz, non è il nome di un artista, ma quello di un misterioso personaggio anonimo, che ha rivoluzionato ed esplorato il mondo dell'arte digitale, grazie alle sue innovative performance, opere d'arte e progetti. Entro l'arte contemporanea, Gaz ha profondamente influenzato la cultura digitale e ha contribuito a far crescere la consapevolezza sull'arte dei mondi virtuali. La sua attività artistica si è conclusa intorno al 2009. Gazira Babeli, nata il 31 marzo del 2006, è tecnicamente un avatar, termine di origine induista. In sanscrito indicava l'assunzione di un corpo fisico da parte di una divinità, usato per definire l'alter ego digitale che ci rappresenta al di là dello schermo. Gazira vive esclusivamente in Second Life, un mondo virtuale 3D, lanciato dalla società californiana Linden Lab nel 2003, nel quale l'utente poteva dare libero sfogo alla sua immaginazione e socializzare con altri giocatori. In quell'universo illusorio, gli avatar potevano comunicare tra loro, partecipare a mostre, eventi, eccetera. Insomma, un vero e proprio antenato degli attuali social media e del metaverso. L'anonimato dietro cui si è celata l'identità di Gazira Babeli aveva un obiettivo preciso: porre l'accento non tanto sul personaggio in sé, piuttosto eccentrico e bizzarro, ma sulle sue opere, performance e interventi artistici. Dal punto di vista di Gazira, il soggetto che l'ha creata non è il suo vero alter ego, ma rappresenta solamente un'irrilevante divinità che manipola l'interfaccia in cui Gazira stessa vive, un essere misterioso che dall'alto governa le sue azioni. Gazira Babeli ha iniziato a interagire con il mondo digitale tridimensionale di Second Life agli inizi del XXI secolo, utilizzando gli avatar e gli spazi virtuali per creare opere d'arte sorprendenti e originali. L'innovatività di queste operazioni artistiche attirano fin da subito l'attenzione di critici e appassionati di arte in tutto il mondo. Nel 2006, Gazira Babeli entra a far parte di Second Front, a quel tempo un nuovo gruppo internazionale di artisti performer, dedito all'esplorazione formale, estetica, culturale e sociale di una realtà definita virtuale. Sempre nel 2006, è stata anche coinvolta nel lancio della prima comunità artistica in Second Life, chiamata Odyssey, The Odyssey Contemporary Art and Performance Simulators, che si occupava di arte contemporanea e soprattutto di performance art, a cui Gazira era particolarmente interessata. Le sue performance non consistono nell'agire come un qualsiasi avatar sulla piattaforma di Second Life, ma nel manipolare e nell'attivare del codice. Non è una performer, ma una code performer. Non agisce fingendo come tutti di trovarsi in un mondo fatto di oggetti e di atomi, ma consapevole di trovarsi in un mondo fatto di codice, e di essere codice lei stessa. Le sue performance non si basano sulla recitazione, come un normale avatar, ma sulla manipolazione e attivazione del suo codice. Babeli agisce come un virus, qualcosa che stravolge completamente il mondo di Second Life per come era stato concepito inizialmente. Un chiaro esempio di questa affermazione è rappresentato dalla performance non autorizzata Grey Goo. Nell'ottobre 2006 una piccola apocalisse colpì una spiaggia di Second Life, seppellendola sotto una marea di Super Mario saltellanti. In gergo tecnico questo si chiama Grey Goo, espressione usata nelle nanotecnologie e nella fantascienza per descrivere un ipotetico scenario apocalittico in cui robot autoreplicanti consumano tutta la materia vivente del pianeta. Con questa performance, Gazira agisce da hacker, mettendo in crisi l'intero mondo di Second Life. Sebbene il cataclisma abbia generato un certo livello di ansia, Gazira sembra essere più interessata a innescare un cortocircuito mentale piuttosto che un vero e proprio collasso del sistema. Per questo ha popolato il mondo tridimensionale di Second Life con l'icona definitiva dell'era degli 8 bit. It's me, Mario! Gazira manifesta la volontà di intervenire sullo spazio circostante, occupandolo e rivelandone la natura convenzionale, virtuale, fittizia, inserendo elementi del tutto estranei al mondo illusorio tridimensionale in cui vive, ovvero oggetti bidimensionali fuori misura presi in prestito dalla cultura pop. Second Soup è un'operazione artistica eseguita nel maggio 2006, che vede Gazira alle prese con una gigantesca lattina di zuppa Campbell, celebre icona della pop art. L'artista sta guardando un manifesto, quando all'improvviso la lattina esce dal suo dominio cartaceo e la afferra. Da quel momento in poi non riesce proprio a liberarsene. Gazira salta, vola e corre, ma la lattina la raggiunge sempre.
La pop art viene mostrata come un'entità fastidiosa, un'eredità ingombrante di cui proprio non riusciamo a liberarci. La penetrabilità dei corpi in Second Life rende divertenti alcune scene, ma Gazira non sembra divertirsi molto. Tu ami la pop art ti odia. È l'ironico sottotitolo dell'opera. La dimensione della performance è senza dubbio un elemento chiave, ma c'è dell'altro. Gazira scrive il codice, lo esegue di persona e registra le sue performance in foto e video, proprio come qualsiasi performer, da Marina Abramovic a Vanessa Beecroft. Ma le performance di Gazira sono codice informatico, che l'artista mette a disposizione sul suo sito, in modo che chiunque possa usarlo. L'opera più ambiziosa di Gazira Babeli è un film realizzato nel febbraio del 2007, Gas of the Desert, il primo film in alta definizione interamente girato in un mondo virtuale. Si tratta di un cortometraggio girato in un deserto digitale costruito all'interno di Second Life e sospeso al di sopra di una regione chiamata Odyssey. Come ha dichiarato la stessa artista, la trama e l'ambientazione prendono spunto da Simón del Desierto, pellicola di culto del regista spagnolo Luis Buñuel, del 1964. In quest'opera vediamo Gazira sostituirsi alla figura di San Simeone lo Stilita, che lo vede immobile a pregare per giorni e notti in cima ad un'altissima colonna. In questa rilettura Gazira appare seduta sotto una pioggia ininterrotta da cui si ripara con un ombrello intenta a resistere a diaboliche tentazioni. Sul finale un cambio di ambientazione ci svela la vera realtà della protagonista, chiusa negli spazi angusti e grigi di un call center, intenta a scrivere un codice. Ma come abbiamo detto, Gazira stessa è fatta di codice. Il meta livello che ci propone quest'opera, come in uno specchio che riflette se stesso, potrebbe continuare all'infinito. L'artista opera in un ambiente di rete, NetArt, scrive codice, software art, usa leggende e icone della cultura pop art, ma in realtà il lavoro di Gazira è al di sopra e al di là di queste categorie. Gazira Babeli non si limita a operare all'interno di Second Life, lei vive lì. Il codice che scrive trasforma il suo ambiente, perché il suo ambiente è fatto di codice. Quando Gazira Babeli scrive il codice manipola il mondo virtuale in cui vive, e mina l'illusione su cui si basa quel mondo, l'illusione che tutti coloro che lo frequentano, artisti inclusi, si sforzano di mantenere, portandoci a riflettere sul perché siamo attratti così tanto dai mondi virtuali. Il progetto artistico di Gazira Babeli ha avuto un impatto significativo sulla cultura digitale del primo decennio del XXI secolo e sulla comprensione dell'arte dei mondi virtuali, aiutandoci a sviluppare uno sguardo critico rispetto ad essi. Ancora non capiamo cosa sia la vita, eppure stiamo parlando di una seconda vita. Una vita alla volta, per favore. Forse queste vite, real life e second life, non sono poi così diverse. Le astrazioni simboliche e la virtualità sono comuni attributi. La figura di Gazira Babeli ha aperto la strada a nuove forme di espressione artistica che sfruttano le tecnologie digitali, mostrando come questa forma artistica possa essere impiegata per creare e diffondere l'arte contemporanea. Con la sua visione innovativa, Gazira ha ispirato una nuova generazione di artisti a sperimentare con le potenzialità offerte dalla tecnologia dei mondi virtuali digitali, compresi i social media, spingendoli a scavare sempre più a fondo per comprendere la vera natura di tali mondi, compreso il nostro.